Benvenuti a Gardone Riviera. Vi faccio vedere un parco un po' nascosto. Là c'è la strada statale, qui c'è il parcheggio del parco e ora saliamo di là e vi faccio vedere. Là sopra si collega con il Vittoriale e di qua c'è il Museo del Divino Infante, ma ve ne parlo dopo. E a 200 metri là dietro c'è, per chi è interessato, una chiesa luterana, quindi protestante. È chiusa, almeno ci sono determinati orari, però vi farò vedere giusto perché magari è interessato anche dal punto di vista architettonico, non soltanto religioso. Ora andiamo a vedere. Il parco inizia da qua, è un parco piccolo, in stile inglese come vedrete là sopra, con i ruscelli, molto carino. E ora arriviamo al punto dove c'è quel cartello e vi racconto qualcosa in più e poi vi farò vedere come si collega al Vittoriale. Quindi qui ufficialmente parte il parchetto chiamato Valletta di Fraule, poi naturalmente in descrizione vi metto anche il link di Google Maps per poterci arrivare e come poi potete leggere se venite qua, comunque ve lo racconto io, il parco è stato realizzato circa all'inizio del Novecento ed era un prolungamento del Vittoriale e l'acqua che vedete scorrere qua è la continuazione dell'acqua all'interno del Vittoriale. Vi faccio vedere, lì c'è anche un piccolo ponticello, potete togliervi le scarpe là e rinfrescarvi i piedi. L'acqua come vedete è molto pulita, è acqua corrente. Con sto caldo sinceramente mi viene voglia di buttarmi dentro. È luglio, ci sono 35 gradi, vedete, molto carino, guardate. È piccolo, però se siete qua a Gardone Riviera un giro magari potete farlo e rilassarvi. Qua c'è anche un piccolo specchio d'acqua, ve lo faccio vedere, vedete, vi mettete qua, c'è ombra, fa più fresco, mi metto qua, vi faccio vedere, vedete che carino. E magari siete passati da Gardone Riviera e non l'avete visto perché è un po' nascosto. E là sopra vi faccio vedere il Vittoriale, da qui riuscite a vedere anche un pezzo della nave incastonata nel parco del Vittoriale e il mausoleo, la tomba di Gabriele D'Annunzio. Potete anche percorrere il parco, lì c'è un'altra stradina sopra, però comunque la visuale è questa. Qui normalmente potete togliere, come vedo fare anche altri, le scarpe o le ciabatte, vi mettete i piedi qua e vi rinfrescate, guardate, acqua corrente, bella fresca. Ora vi faccio vedere dove inizia il parchetto, praticamente, che è la congiunzione del Vittoriale. Potete fare il parco anche in questa direzione. Poi lì sopra vi faccio vedere e vi parlo del Museo del Divino Infante, che non è altro che il Bambino Gesù. Come veniva definito in tutta Europa il Divino Infante, leggevo nel XVII secolo, c'è stata un po' la moda della creazione delle statuette in tutte le salse, andremo a vedere. Quello è il Vittoriale, vi faccio vedere da qui, lì è l'entrata del Vittoriale, che in realtà era un'entrata privata perché non è più aperta al pubblico. Là sopra c'è la nave e da qui vedete anche la tomba di Gabriele D'Annunzio là in cima, vedete, proprio là, quella, il mausoleo. Però ora andiamo da quella parte là sopra e vi faccio vedere, per chi è interessato, il Museo del Divino Infante. Andiamo di là. Eccolo qua. Allora, questo è l'ingresso principale del Museo del Divino Infante.
Ora appoggio qua il dépliant e vi faccio vedere cosa si tratta nel caso foste interessati. Intanto qui un'anticipazione delle statuette che vedete all'interno, ma poi li vediamo meglio nel dépliant. Attenzione agli orari, perché è aperto unicamente venerdì, sabato e domenica dalle 3, quindi dalle 15 alle 19. Per gruppi qua potete telefonare, e sinceramente io non sono mai entrato qui, quindi vedo che non c'è il prezzo, quindi non vi posso dire di più, però vi faccio vedere il dépliant. Quindi all'interno trovate praticamente tutte statuette del Bambino Gesù chiamato il Divino Infante e dei presepi. Qui, come ho anch'io letto prima, è una collezione privata, vedete, e all'interno si presenta in questo modo, quindi tipo museo, tutte statuette originali del Bambino Gesù. Ci sono più di 200 fra le più belle, preziose opere, e è una collezione privata. 300 sculture degli ultimi 3 secoli, quando appunto, vedete, sto leggendo qua, queste opere realizzate in legno, cera, terracotta o cartapesta dimostrano una religiosità rivolta al culto del Divino Infante che proprio dall'inizio del XVII secolo, quindi siamo nel 1600, ha conosciuto una forte diffusione in tutta Europa cattolica. Quindi c'era questa moda, scusate il termine, di creare tutte queste statuette, e questo signore, che si chiama, credo sia un uomo e non si vede bene, comunque Hickey Mayer, che non so anche come si pronunci, qui ha realizzato la sua mostra privata. E ora andiamo a vedere invece, per ultimo vi faccio vedere, per chi è interessato, da fuori la chiesa protestante che è qua a 200 metri di Lutero. Per ultimo andiamo a vedere la chiesa protestante che è qui. Lì c'è, per darvi il contesto, c'è la strada statale, lì a sinistra 100 metri il parco dove eravamo prima, e qui c'è questa chiesa che anche se uno non è interessato dal punto di vista religioso, magari dal punto di vista architettonico è comunque interessante, perché è abbastanza diversa dalle nostre chiese cristiane alle quali siamo abituati fin da bambini. E in realtà la forma è molto simile, però ha più un carattere fiabesco dal mio punto di vista, tipo un castello. Ora vi faccio vedere. Poi là ci sono anche le informazioni, ho visto prima un sito internet, per comunque se qualcuno è interessato e vuole approfondire. Ora, poi voi sapete, magari meglio di me, che questo movimento, tanto vi faccio vedere, della Chiesa protestante nasce con Lutero. Siamo nel 1500 e tanto vado dietro e vi faccio vedere meglio. Tanto anche da qua siamo nel 1517, quando questo teologo insegnante in Germania, insegnante di teologia, vedete, che ricorda un po' la nostra forma, però con queste pietre più un carattere fiabesco, più da castello. E dicevo che Lutero, teologo insegnante in una università in Germania, protesta contro la vendita, sapete, no, delle indulgenze del Papa, e indulgenze per le quali la gente poteva ripulirsi di tutti i peccati e andare felice in paradiso, così il Papa poteva costruire San Pietro, no? Ora Lutero scrive 95 tesi contro la vendita di queste indulgenze, non riconosce l'autorità del Papa fondamentalmente e di tutte le cariche ecclesiastiche, fondamentalmente questo è il principio della Chiesa protestante, e il nome protestante poi deriva dal fatto che nel 1521 Lutero viene scomunicato dal Papa, e quindi c'è una protesta che dà via poi alla Chiesa protestante. Ma vi faccio vedere adesso qua, questa è l'entrata, fa un po' fiabesco, no? Vedete, un po' con le pietre. Qui poi vi lascio magari prendere un appunto un attimo, potete anche fermare il video per chi è interessato. Ora io non sto promuovendo
attenzione, la chiesa protestante né tantomeno la chiesa cristiana, visto che non è questo lo scopo del video, ma semplicemente ho pensato che fosse utile anche dal punto di vista comunque architettonico far vedere questa chiesa, e se magari c'è qualcuno invece interessato ora sa che qua trova la chiesa protestante. Comunque qui c'è anche un bel parchetto, fa fresco, là avete un'ottima vista lago e io qui chiudo il video, vi saluto, spero che vi sia piaciuto, grazie come sempre per essere rimasti fino alla fine qui, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video.